Lo sai cosa dicono quelli della città su di noi? No, non lo so. Che i clandestini che passano per di qua sono i più sfigati di tutti, perché noi siamo i più sfigati di tutti. Supponi che noi due possiamo essere considerati sfigati. Non solo noi due, tutto il paese. Supponi che tutto il paese possa essere considerato sfigato. Finché ci sarà quel prete sessantenne a comandare le cose. Hai perso la fede. Ho fede in Dio, non in lui. È un intellettuale. È un ipocrita. Credi veramente che gente come te sia in grado di dialogare con gente come lui? Ma non è un intellettuale, è un fallito. Don Luigi Paolo Alfredo è un fallito. Non dire parole così sciagurate su Don Luigi Paolo Alfredo. I suoi discorsi, i suoi gesti, la sua cultura. Quando non lo vedo in chiesa parrocchiale, lo penso spesso. Mi metto là, vicino al letto, prendo la sua foto e la contemplo. Aspetta, mi stai dicendo che è una foto di quel raccontaballe vicino al tuo letto? No, papà ce l'ha. E che ci fa tuo padre con quella foto? E chi lo sa? Lui dice che ce l'ha perché spesso la sua figura gli persuade la mente. E anche mamma ce l'ha. Anzi, lei dice persino sia un uomo attraente. Eppure mia sorella, anche lei dice sia un bell'uomo. A me infastidiscono i suoi discorsi A catocomunisti. me risultano fastidiosi i tuoi commenti sulla sua persona. Ma si dice che dobbiamo comprare più croci in plastica perché quelli in legno uccidono gli alberi. La tua visione di Don Luigi Paolo Alfredo declina il genio che è racchiuso in lui. Vacci pure da quegli stupidi giovani discotecari della città. Ma anche tu sei giovane. E poi chi ti dice che sono stupidi? Magari sono anche più intelligenti di Io te. so di aver appreso una certa abilità intellettuale e culturale. Me l'ha riferito Don Luigi Paolo Alfredo. Non puoi saperlo. Non ti sei mai confrontato con quelli della città. È come un uomo che dice di avere la casa più bella del quartiere quando non ha mai visto le altre. Da dove proviene la tua citazione? L'ho presa da Facebook. Questo spiega tutto. Don Luigi Paolo Alfredo diceva che Zuckerberg è il demonio e Facebook la sua mano sinistra. Don Luigi Paolo Alfredo diceva molte cose e forse se non l'avessi ascoltato oggi non sarei stato bocciato. Devi accogliere le tue responsabilità. Sei stato bocciato perché sei stupido, non per altro. Non occorre che tu faccia lo scemo per convincerli che sei scemo. Comportati al naturale. Groucho Marx. Senti, sabato organizzo una festa, ti va di venire? Ti vesti così anche per fare la doccia? Non ti ricordi questo posto? Mi ricorda il luogo dove giocavamo i pomeriggi quando eravamo ancora bambini. Esatto, che bei quei tempi. Non ero ancora acculturato. Non conoscevo ancora Don Luigi Paolo Alfredo. E tu dormivi ancora con i polli. Cosa? Dormivi con i polli. Non ho capito. Non dormivi con i polli. No, mio padre aveva dei polli, ma non dormivo con i polli. Sarà stata probabilmente l'immagine che avevo realizzato sulla tua persona quando eravamo ancora fanciulli. Elia, per caso mi hai sempre considerato come uno stupido? Potrebbe essere. Sai, zio, Sì, bro? sai, quel zio. Sì, sono qui. Sì. Chi? Zio, Che zio? ma sì, zio, dai, lo chiamo vecchio. Jack? Ma no, vecchio, Jack non è zio, Jack è Jack. Tu lo chiami zio? Ma sì, dai, ma è chiaro. Non capisco. Il tuo amico. Gerardo? No, non lui, quell'altro, quello secchione. Ah, Elia. Ma sì, dai, vecchio, è evidente. Ma tu non hai mai parlato con Elia? E che c'entra? Adesso voglio parlarci. Tu vuoi parlare con Elia? Vediamo se lui vuole parlare con te. David mi ha parlato molto di te. Mi ha detto che sei tipo un secchione. Io non gioisco ad una definizione così approssimativa del mio E essere. allora, come dovrei chiamarti? Un uomo di notevole livello di erudizione. Wow, che termine, tipo wow.
Sembra appena uscito da un'opera teatrale di Van Gogh. Da quanto mi ricordi, Van Gogh non ha mai scritto opere teatrali. Ma sì, dai, hai capito, vecchio. Conosci qualche barzelletta? Con tutte quelle parole che studi. Io non spreco il mio studio del lessico per un tale umile obiettivo. Ma sì, dai, vecchio, chill. Conosci un paio di barzellette, ne sono sicuro. Conosci la parola che significa prostituta in greco antico? Non lo so. Porne. Sai, zio, sei forte. Sembri un intelligente. Quale persone intelligenti vanno tutte da un certo Don Luigi e poi non mi ricordo. Don Luigi Paolo Alfredo. Sì, zio, proprio lui. Sai, lui è uno stupido. Se pensi che Don Luigi Paolo Alfredo sia uno stupido, allora sei uno stupido. Zio, ma sei uno di loro? Sei credente? Certo, Zio, ma quindi vuoi accogliere tutti questi migranti che vengono qua? se necessario. Zio, ma sei ambientalista? Ovvio. Sei per l'aborto? Moderatamente. Ma hai tipo una testa statale? Potremmo definirla con tale definizione. Vecchio, ma quindi ai tuoi genitori piace pagare le tasse? Adesso non esageriamo. Zio, sei messo male, ma proprio male male. Quelle persone là sono cattive, ma cattive. Pensano di essere chissà chi, ma alla fine per quelli della città non sono niente. I vostri amici discotecari di città sono degli stupidi. Pure voi siete degli stupidi. Perché ho appena scoperto che la persona più stupida che io abbia mai incontrato in vita mia è la meno stupida di questo gruppo di stupidi. Pensi di essere più intelligente di me? Ho preso il massimo dei voti, mentre tu sei stato appena bocciato. Fatti tu 2 calcoli. Elia, tu parli tanto ma agisci poco. Cosa vuoi andare a fare dopo essere stato all'università, Questo dovrei effettivamente ancora vederlo. Il professore. Per quale motivo al mondo dovrei fare il professore? Tutti quelli che escono da scuola tua finiscono insegnanti. Io non voglio fare il professore. Bro, non è che ci sono molti lavori di testa alternativi in questo paesino. Ricordati che la cultura affascina sempre. Gli insegnanti. Cosa? La cultura affascina sempre gli insegnanti. Sai qual è la verità, Elia? No, non lo so. Che tu sei come Don Luigi Paolo Alfredo. Sei uno che sogna di fare l'intellettuale senza lavorare. Uomo di cultura è colui per il quale nulla è privo di interesse e quasi tutto di importanza. Nicolás Gómez Dávila. Secondo me, uomo di cultura è colui che sa cogliere l'informazione nell'unico momento della vita in cui gli serve. Proviene di nuovo da Facebook. Umberto Eco, bitch. Sarò pure stupido, ma ho saputo cogliere l'informazione nell'unico momento della vita in cui mi serviva. Mi hanno preso a un corso di meccatronica in città, parto tra 2 settimane. Elia, tu non vedi cosa c'è fuori da questo paesaggio, da questa campagna. Vivi in un quadro, in una realtà non reale, che non è il mondo né dell'oggi né del domani. La verità, e mi dispiace dirlo Elia, è che sei limitato. Dove butto l'immondizia? Nella cucina a legna. Ma c'è della plastica. Nella cucina a legna. Ma la plastica non va nella cucina a legna. Questa è la mia dimora. Posso decidere io dove marcisce l'immondizia nella mia dimora. Sono venuto per salutarti, sai, prima di partire. Quindi ti hanno assunto per un corso di meccatronica in città? Sì. Avrai una gioiosa vita da meccanico. Benché tu non sia studiato, vivrai non nell'oro, ma certamente in qualcosa di più ampio di quella che è la tua intelligenza. Mentre io resterò qui, sarò un prete o un professore, o quello che Dio mi riserva per il futuro. Queste sono le vite che prevede riguardo a noi, giusto? Messa così è un po' brutta da dire, però è quello che pensavo, sì. Quello che tu vedi su di noi è strettamente connesso a quello che pensi tu su di me. Perché sei egocentrico, sei egoista, che sono di nuovo delle semplici conseguenze del tuo essere stupido. Non mi hai però domandato come io vedo il tuo futuro. E come lo vedi, signor intelligente? Dopo un lasso di tempo indefinito ritornerai dai tuoi compaesani. Chi nasce qui, muore qui. È come il sangue. Sarai come un immigrato che cercherà di scavalcare i confini da un paese all'altro, ma ogni volta sarai bloccato, sarai umiliato, sarai respinto e così ritornerai al tuo punto di partenza. Sarò pure limitato, ma neanche tu ce la farai, perché sei limitato intellettualmente, David. Quindi mi compari ai miei amici? I tuoi amici non sono limitati.
Loro imitano quelli della città, ma non hanno il fegato della vita in città. Loro sono dei finti. Almeno tu ce l'hai quel coraggio. Almeno io ce l'ho quel coraggio. Io ho fede.